a tutti e bentornati su Katie Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto facilissimo e velocissimo. Protagonista del progetto di oggi è il filato d'Alia di Borgo dei Pazzi, morbidissimo da lavorare. Io ho deciso di utilizzare la lavorazione appunto canestro in costa perché con questo filato io penso che lavorare punti come il punto canestro, il punto stella, il punto taglio fiorellino, punto spiga, comunque questi punti un po' particolari con questo filato risaltano assolutamente di più. Vi lascio il link del sito nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto che potete utilizzare su tutti i filati presenti sul sito. Ho deciso di non foderare e irrigidire la borsa perché voglio lasciarla semplicissima così com'è da passeggio, ma ovviamente come ho già detto anche a fine video potete tranquillamente foderarla, irrigidirla sia sul fondo che tutto il corpo borsa. Sul canale trovate diversi tutorial dove spiego come irrigidire tutto il corpo borsa con la rete, ma potete farlo anche col feltro, ovviamente costruendo sempre la struttura secondo le misure della borsa che avete davanti. Per quanto riguarda la chiusura potete tranquillamente utilizzare una chiusura a calamita di quelle che si cuciono, che hanno i fori per poterle cucire, comode da applicare senza troppi impazzimenti e nulla. Quindi vediamo subito cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato il filato d'Alia, ho utilizzato in totale 250 grammi circa. Calcolando che l'ho utilizzato doppio ne serviranno 4 gomitoli ed ho utilizzato la colorazione numero 83 che è questo bellissimo rosa antico. Poi avremo bisogno di una coppia di manici, quelli che ho utilizzato io li ho presi su Amazon, magari vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Nello specifico ho utilizzato questa coppia di manici trasparenti. Ho lavorato il tutto con un uncinetto 4,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Siccome il filato è un po' sottile, uniremo due gomitoli insieme, quindi lavoreremo il filo doppio. Facciamo il cappietto iniziale, partiremo dal fondo, faremo un fondo tondo. Non partirò con il cerchio magico, bensì con le catenelle, quindi mi avvio 5 catenelle che poi andrò a chiudere in cerchio con una maglia bassissima, quindi 2, 3, 4 e 5. Punto l'uncinetto nella prima catenella e lavoro una maglia bassissima. A questo punto faccio una catenella e andrò a lavorare un aumento per ogni catenella. Questo significa che andremo a lavorare 2 maglie basse in ogni punto sottostante. Parto dal primo punto dove abbiamo chiuso con maglia bassissima e lavoro 2 maglie basse e procedo così per ogni punto. A fine giro avremo 10 maglie basse. Terminato il giro chiudiamo con una maglia bassissima. Io per comodità chiudo facendo una maglia bassissima prendendo solo la sola retro e poi quando devo andare a lavorare la maglia bassa prendo tutta l'asola. Allora nel prossimo giro dobbiamo andare ad alternare un aumento ed una maglia bassa, quindi non faccio la catenella iniziale, se voi siete più comode potete farla tranquillamente. Punto l'uncinetto quindi nel primo punto, lavoro una maglia bassa, poi vado nel successivo e lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse, poi di nuovo una maglia bassa
ed un aumento, così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, lo chiudiamo sempre con maglia bassissima, prendo sempre l'asola retro e poi ricomincio prendendo poi tutta l'asola. Nel giro successivo andremo ad alternare 2 maglie basse ed un aumento. Questa volta parto direttamente con l'aumento, lavoro 2 maglie basse nello stesso punto di base, poi una maglia bassa nei 2 punti successivi e poi di nuovo un aumento. Procedo in questo modo per tutto il giro. Ho terminato anche questo giro, lo chiudo con maglia bassissima e a questo punto non dovremo fare altro che continuare in questo modo. Io ho lavorato in totale 10 giri, quindi sono arrivata ad alternare 9 maglie basse e un aumento. Per far venire il fondo tondo perfetto ci basterà distribuire gli aumenti tra le maglie, quindi non posizionarli sempre nello stesso punto ma distribuirli in modo da non creare gli spigoli che vedete si stanno creando. Io poi magari l'aumento lo faccio capitare in questo punto tra uno spigolo e l'altro, tra virgolette, vedete che qui si stanno creando gli spigoli, poi l'aumento lo facciamo capitare al centro in modo da rendere uniforme la lavorazione. Quindi vi lascio continuare da sole, ma vi metterò lo schema scritto nella clip successiva, comunque è molto semplice. Quindi raggiungiamo le misure che vi lascerò indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Se utilizzate un filato diverso vi basterà regolarvi con la misura in centimetri, quindi farete più o meno giri in base al filato che avete e alla misura che volete ottenere. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Lavorate le righe indicate precedentemente, è venuto un fondo perfetto ed ho raggiunto 17 cm di diametro. Ovviamente se voi volete fare una borsa più grande vi basterà semplicemente aumentare il numero di giri e di conseguenza anche le maglie basse tra un aumento e l'altro. È un passaggio veramente semplicissimo, quindi sia che vogliate fare un fondo più piccolo o un fondo più grande vi basterà aumentare e diminuire i giri e le maglie basse tra un aumento e l'altro. A questo punto andiamo a fare il giro di rito a maglia bassa in costa retro, quello che facciamo ogni volta prima di iniziare la lavorazione vera e propria del corpo borsa. Quindi io ho già chiuso con una maglia bassissima. A questo punto allungo un po' l'asola, entro nell'asola successiva prendendo solo l'asola retro, prendo l'asola che ho lasciato in precedenza e la porto al di fuori in questo modo. Lavoro una catenella e questa mi sostituirà la prima maglia bassa in costa. A questo punto procedo nel punto successivo, quindi punto l'uncinetto sempre prendendo solo l'asola retro e lavoro una maglia bassa. Ripeterò lo stesso procedimento per tutto il giro.
Ok, una volta terminato il giro punto l'uncinetto al centro della prima catenella che abbiamo lavorato ad inizio giro e chiudo con maglia bassissima in questo modo. A questo punto inizierò la lavorazione vera e propria del corpo della borsa. Per questo progetto ho deciso di utilizzare il punto canestro in costa, ma voi siete liberissime di utilizzare il punto di lavorazione che più vi piace. Vi lascio consigliata qui in alto la playlist con tutti i punti di uncinetto che abbiamo visto qui sul canale, quindi volendo potete dare un'occhiata a tutti i tutorial presenti. A questo punto procediamo con la lavorazione. È un punto comunque che abbiamo già visto in altri tutorial, ma come sempre lo rivediamo molto velocemente. Quindi procedo facendo una catenella e lavoro una maglia bassa prendendo solo la sola retro del punto sottostante, quindi qui punto l'uncinetto prendendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassa in questo modo. Ora devo andare a lavorare il punto canestro, quindi cosa faccio? Punto l'uncinetto non prendendo solo la catenella, ma prendo tutta la maglia bassa sottostante successiva, quindi non questa ma la successiva. Punto l'uncinetto in questo modo, prendo il filo e chiudo come se stessi facendo una maglia bassa, ma in realtà abbiamo fatto il punto canestro perché abbiamo avvolto tutta la maglia bassa sottostante. A questo punto procedo, punto successivo, maglia bassa in costa retro, quindi andremo ad alternare questi due punti. Prendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassa, poi di nuovo punto successivo, vado a prendere tutta la maglia bassa e chiudo in questo modo. Quindi questi sono i due punti che vanno alternati per tutto il giro. Quindi ora di nuovo maglia bassa in costa retro, prendendo solo la sola retro della maglia sottostante, poi punto successivo, punto canestro, quindi puntando l'uncinetto proprio alla base della maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Ok, abbiamo terminato il giro. A questo punto io preferisco sempre chiudere con maglia bassissima, ma se voi preferite potete continuare a girare a spirale mettendo il marcapunti nel primo punto per segnare poi il punto dove dovremo poi andare a chiudere il lavoro. Quindi io chiudo sempre con maglia bassissima, ma prendo la sola retro in questo modo. Ed ora per il giro successivo i passaggi saranno gli stessi, con la differenza che dobbiamo andare ad alternare i punti. Quindi dove abbiamo la maglia bassa facciamo il punto canestro, dove abbiamo il punto canestro facciamo la maglia bassa in costa retro. Quindi in questo primo punto abbiamo la maglia bassa, quindi molto semplicemente puntiamo l'uncinetto alla base della maglia bassa e lavoriamo un punto canestro in questo modo. Qui abbiamo il punto canestro, quindi puntiamo l'uncinetto prendendo solo la sola retro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Poi di nuovo abbiamo una maglia bassa, puntiamo l'uncinetto alla base
e lavoriamo un punto canestro e così via per tutto il giro. Come potete vedere, i passaggi sono veramente semplicissimi, quindi procediamo così per tutto il giro. Bene, terminato anche questo giro, non dovremo far altro che ripetere lo stesso procedimento per tutta l'altezza della borsa, quindi fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io come sempre vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare per quanto riguarda questo progetto, insieme alla misura in centimetri che può esservi utile nel momento in cui utilizzate un filato diverso. Quindi raggiungiamo queste misure o le misure da voi scelte e poi vediamo come procedere. Una volta raggiunta l'altezza, io ho raggiunto precisamente 23 cm, a questo punto dobbiamo andare a chiudere definitivamente il giro. Io alla fine poi ho continuato a lavorare a spirale, a differenza di come vi avevo detto, quindi vado a chiudere il giro. Questo è il primo punto dell'ultimo giro lavorato, tolgo il marcapunti e vado a lavorare una maglia bassissima in questo punto. In questo modo avrò chiuso il giro. A questo punto vado a fare un giro di rifinitura a maglia bassissima, quindi molto semplicemente continuo lavorando in costa retro, quindi puntando l'uncinetto, prendendo solo la catenella retro e lavoriamo una maglia bassissima in ogni punto fino ovviamente ad arrivare al primo punto. Se per voi è più comodo potete tranquillamente applicare un marker. Una volta terminato il giro andiamo a tagliare il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Bene, a questo punto non ci resta che applicare i manici. Uno l'ho già applicato, l'altro lo applichiamo insieme nella maniera più semplice possibile. Siccome sicuramente me lo chiederete, questi manici li ho presi su Amazon, cioè mi erano arrivati diversi colori, era un pacchetto di diversi colori, magari vi lascio il link nel box informazioni qui in basso se può esservi utile. Quindi andiamo ad applicare il manico insieme. Innanzitutto dobbiamo crearci una base alla base del manico con il filato.
Quindi riprendiamo lo stesso filato che abbiamo utilizzato per la borsa, lo metto sempre a doppio e dopo aver fatto il cappietto iniziale vado a lavorare delle maglie basse intorno al manico, solo nella parte bassa. Ok, dopo aver ricoperto la parte bassa del manico, vado a fare una catenella e taglio il filo, poi lo nascondo all'interno delle maglie. A questo punto andiamo a cucire il manico sul corpo borsa, facciamo il cappietto iniziale in questo modo, centriamo bene il manico e andiamo ad entrare con l'uncinetto esattamente nella maglia che si trova a fianco al primo punto che abbiamo sul manico. Quindi entro con l'uncinetto in questo per farvi capire alla base del secondo giro. Quindi punto l'uncinetto, prendo il cappietto, lo tiro fuori ed entro nel primo punto che ho qui alla base del manico. Entro ovviamente anche nel corpo borsa, prendo il filo e vado a lavorare una maglia bassissima in questo modo. Procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo, entro ovviamente anche nel corpo borsa, prendo il filo e faccio una maglia bassissima e cucirò il manico tutto in questo modo. Bene, una volta terminata la cucitura andiamo a lavorare l'ultimo punto bassissimo solo nel corpo borsa, tagliamo il filo e andiamo a bloccare il tutto all'interno.
E una volta applicati i manici questo sarà il risultato. Io la lascerò così, proprio estiva, aperta, morbida, però in alternativa potete foderarla, irrigidire il fondo con del feltro magari, applicare dei piedini se preferite e una chiusura a calamita, quella con i fori per poterla cucire. Comunque sono tutte rifiniture che vanno in base ai vostri gusti. Ho deciso di lasciarla semplicissima in questo modo. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto e con un bel pollice in su. Vi ricordo che il filato utilizzato è il Dahlia di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link sempre nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto, valido su tutti i filati presenti sul sito, non solo per quanto riguarda il filato Dahlia ma su tutti i filati. Trovate tutto nel box informazioni qui in basso. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!